Ciao a tutti e bentornati sul mio canale Il Busino di Anna. Ecco, dopo 4 mesi di assenza, eccomi per un problema familiare importante, sono ritornata con questo bellissimo progetto in collaborazione con Hobby Perline che mi ha fornito tutti i materiali che voi vedete su questo progetto. Bellissima, una borsetta meravigliosa con chiusura a scatto, questa è la mia novità del progetto, foderata con tracolla a punto termico con estensori. Nel video tutorial vi spiegherò come fare il doppio fondo per venire più resistente. Bellissimo, un progetto che non è stato molto facile, ma che l'ho reso facile per voi, così che lo potete realizzare con tranquillità. Adesso passiamo alla lista materiale, a quello che ci vuole, gli strumenti e i materiali che ci vogliono, che ripeto sono di Hobby Perline. Andate nel sito e troverete tutti i materiali elencati su questo progetto. Ok, adesso passiamo al video tutorial, ma prima vi ricordo di iscrivervi al mio canale, mettere un like, un commento, fatemi sapere cosa ne pensate. Ok, andiamo a realizzarla. Eccoci con i materiali e gli strumenti per realizzare la nostra borsetta. Iniziamo dalla raffia. È raffia silk di Hobby Perline, la trovate sul sito Hobby Perline. È una raffia 100% viscosa naturale, ogni rocchetta è di 40 grammi per 80 metri. L'uncinetto consigliato è da 3,5 a 4,5, ma poi andremo a vedere quale dobbiamo utilizzare noi perché lo lavoreremo a doppio filo. La raffia in totale dovrà essere sui 400-450 grammi. Questo colore è il numero 4 ed è beige. Lo spessore della raffia è 4 mm. Molto bella, scorrevole da lavorare sull'uncinetto e molto morbida e setosa. Poi ci occorre la fodera in poliestere colore beige per andare a foderare la borsa, una chiusura a scatto di 20 cm con agganci per la tracolla. Si apre in questo modo, poi andiamo a vedere come inserirla. Rete canvas, un pezzettino ce ne occorre, non ha importanza la misura del foro, ci serve per dare resistenza alla base ed è questo è 5 mm il foro ed è 15 cm di lunghezza per 4. Poi ci occorrono, io ho preparato 2 estensioni per fare la tracolla con questi bellissimi fiori laccati, smaltati veramente, sono colore oro, 15 centimetri di misura. Poi ci occorrono dei piedini, ne ho preparati 2 a cono, 8 mm di misura. Poi gli strumenti invece sono il metro, le forbici, uncinetto 3,5, 4 e 4,5 e marcapunti. Adesso passiamo al video tutorial. Trovate tutto il materiale sul sito Hobby Perline. Ok, 2 rocchette di raffia riuniamo e uncinetto numero 4. Lasciamo un 80 cm circa di raffia all'inizio, la lasciamo così, mettiamo la raffia sul dito, entriamo l'uncinetto in questo modo, giriamo e facciamo il nodino d'inizio, così, e tiriamo in questo modo. Adesso mettiamo la raffia sull'uncinetto, facciamo una gettata e usciamo il primo punto, che non è altro che una doppia catenella, e questa è la prima, e continueremo così e ne faremo 14, quindi 1 2, sempre gettata e doppia catenella, vedete, sia da questo lato che da questo lato c'è la catenella, quindi siamo arrivati a 3, ne dobbiamo fare
14 in totale. Fatte le 14 doppie catenelle, facciamo una catenella normale con la gettata. Adesso andiamo a lavorare al centro di queste catenelle, quindi su ogni punto. Il primo punto è questo, vedete, qua c'è la catenella e qua c'è la catenella al centro, così. Questa la andiamo a nascondere adesso, le codine nel lavoro, sotto il lavoro, quindi usciamo il primo punto e facciamo un punto basso, stringete un po', ok, e faccio così, primo punto basso, e lo segniamo. Io lo segno con un marcapunti rosso, così so che è l'inizio del lavoro, in questo modo. Adesso andiamo a lavorare il secondo, vedete, al centro. Secondo punto basso, e nel frattempo stiamo nascondendo gli eccessi. E allora 2, 3, 4, 5, vedete? E tiriamo un po', 5, finché non arriviamo nell'ultimo punto, quindi facciamo 14 punti bassi. Ho fatto 13 punti bassi, manca soltanto l'ultimo e lo lavoriamo, e lavoriamo il punto basso, l'ultimo. Perfetto, sono in totale 14 punti bassi. Adesso qui, in questo ultimo punto, che non è altro che la catenella che abbiamo fatto per girare, inseriamo l'uncinetto solo in una solina. Vedete che sono due, 1 e 2. Noi dobbiamo prendere solo quella esterna e facciamo 3 punti bassi nello stesso punto, 1, e lo segniamo. Il secondo punto basso sempre nello stesso punto, e sono 2, e il terzo punto basso e sono 3 punti bassi nella solina che avevamo qua, e lo segniamo quest'ultimo. A questo punto lavoriamo quest'altro lato, quindi entriamo prendendo tutte e due le asoline, vedete, al centro, così, e usciamo il punto basso. Quindi anche da questo lato devono essere 14 punti bassi, 2, 3, ne lavoriamo 14. Ho fatto 14 punti bassi anche da quest'altro lato. Adesso qui nell'angolo, in questa solina, in quella esterna, vedete che sono 2, 1 e 2, entriamo, allentiamo un po' il punto, entriamo solo in questa solina e facciamo 3 punti bassi nello stesso punto. 1 e lo segniamo. 2, sempre nello stesso punto, e 3.
e abbiamo fatto anche su quest'angolo 3 punti bassi nello stesso punto. Adesso togliamo il marcapunti d'inizio, perché questo è l'inizio del nostro giro, e andiamo a fare la chiusura, andiamo a chiudere il giro. Come lo chiudiamo? Non in questo punto, ma entriamo in questo qui, vedete? In questo punto allunghiamo un po' l'asola, lo mettiamo sull'uncinetto e lo passiamo dietro in questo modo, vedete? Così. Adesso entriamo nel punto basso, nel primo punto basso. Qua ci sono i 3 punti bassi nell'angolo, dobbiamo andare nel primo punto sottostante, entrare al centro del punto, vedete? Al centro del punto entriamo, agganciamo il filato che abbiamo dietro, il filo, e agganciamo l'asola che abbiamo lasciato, quindi abbiamo 2 asole e li chiudiamo assieme così, ed esce fuori il primo punto basso del secondo giro. Adesso lavoriamo su ogni punto, facciamo un punto basso, ma non così, in questo modo, andando al centro dei 2 punti, ma lavorando centrati nel punto sottostante. Come abbiamo fatto questo? Al centro del punto. Vedete che esco al centro del punto basso sottostante, in questo modo, e faccio il punto basso in questo modo. E su ogni punto lavoreremo centrati. Su ogni punto sottostante andiamo al centro del punto, perché questo è il punto basso, quindi andiamo al centro e usciamo dietro sempre al centro del punto e facciamo il punto basso, e lo facciamo finché non arriviamo al marcapunti. Anche qui ho fatto 14 punti bassi centrati, e siamo nell'angolo dove abbiamo i 3 punti bassi nello stesso punto, quindi togliamo il marcapunti, il primo marcapunti, e su questo primo punto basso, che dovete stare attenti perché è diventato piccolino, giustamente perché è nell'angolo e la raffia si restringe un po', dobbiamo andare a fare il punto centrato, cioè nel centro del punto entriamo e facciamo 3 punti bassi sullo stesso punto, quindi 1, 2 e 3. Adesso andiamo nel secondo punto, che è qui, e facciamo un semplice punto basso centrale. Vedete, qui ho fatto 3 punti bassi sullo stesso punto che inizia da qui, e lo segno perché qui dentro ci sono 3 punti bassi. Qua nel secondo punto sottostante ho fatto solo un punto basso, e nell'ultimo dei 3 facciamo 3 punti bassi sullo stesso punto. Siccome stiamo lavorando una base piccolina rettangolare, deve essere così gli aumenti. Ok, e abbiamo fatto 3 punti bassi sullo stesso punto, un punto singolo e 3 punti bassi. Adesso facciamo i punti bassi finché non arriviamo nell'altro marcapunti, quindi sempre centrato. Non dimenticate che
tutta la borsa verrà fatta a punto centrato, cioè non si lavorerà tra un punto basso e l'altro così al centro, ma lavoreremo su ogni punto centrato al centro del punto basso. Quindi facciamo il primo punto basso da questo lato e mettiamo un marcapunti, così sappiamo che qui finiscono i 3 punti bassi sull'angolo, praticamente finisce c'è l'ultimo punto basso dei 3, quindi lavoreremo finché non arriviamo nell'altro marcapunti. Anche qui 14 punti bassi centrati, togliamo il marcapunti e ci sono i 3 punti bassi sull'angolo, quindi nel primo entriamo centrati, che è qui il centro del punto, facciamo un po' di forza, che questo è il primo giro ed è così, ed usciamo il primo punto basso, 1, e lo segniamo, e sullo stesso punto ne faremo altri 2 per un totale di 3 punti bassi sullo stesso punto, 2 e 3. Poi faremo nel secondo punto, sempre centrato, faremo un semplice punto basso, ok, e nell'ultimo punto, che è il terzo, faremo, dobbiamo andare a vedere dove è il punto, ok, nel terzo faremo 3 punti bassi sullo stesso punto, quindi 1, 2 e 3, ok, e questo è il terzo e lo segniamo. Qui siamo alla fine del secondo giro e dobbiamo chiudere il secondo giro. Allunghiamo un po' l'asola che abbiamo sull'uncinetto, andiamo sul primo punto, che è questo, entriamo, agganciamo l'asola in questo modo e lo portiamo dietro, così. Adesso usciamo l'uncinetto, entriamo centrati nel punto, così, agganciamo il filo dietro e agganciamo anche l'asola che abbiamo lasciato dietro e usciamo il primo punto basso del terzo giro. Nel primo giro ci sono 34 punti bassi totali, nel secondo giro ci sono 42 punti bassi totali. Adesso facciamo il terzo giro e facciamo i punti bassi finché non arriviamo al marcapunti, sempre centrati. Centriamo il punto, vedete, dobbiamo stare attenti che sia centrato. Ecco, adesso è centrato e usciamo il primo punto e così via finché non arriviamo al marcapunti. Ho fatto 14 punti bassi e qui inizia l'angolo, vedete? Qui abbiamo i 3 punti bassi sullo stesso punto e li lavoriamo così. Togliamo il marcapunti intanto e facciamo il primo punto basso singolo, quindi facciamo il primo punto così e nel secondo punto dei 3, vedete che sono 3, facciamo 3 punti bassi sullo stesso punto perché deve risultare una base rettangolare, quindi dobbiamo fare gli aumenti nei 4 angoli, così
la forma diventa rettangolare. 1, 2 e 3, tutti sullo stesso punto, e nel primo mettiamo sempre il marcapunti, così sappiamo dov'è l'aumento, dove inizia. Ora qui abbiamo un punto dei 3 punti libero, quindi lo dobbiamo lavorare con un punto basso centrato. Ok, perfetto. Poi c'è il secondo e il terzo punto basso nel primo punto dei tre punti bassi che ci sono nell'angolo che abbiamo fatto. Quindi il primo, noi dei tre, dell'aumento di 3 punti bassi, dobbiamo lavorare quello centrale. Quindi qui, che è quello centrale dei 3, dobbiamo fare l'aumento. Quindi facciamo 3 punti bassi. 1, 2 e 3. Poi nell'ultimo punto dei 3 facciamo un punto basso singolo. Vedete, è finito l'angolo di destra e di sinistra. Quindi abbiamo fatto 3 punti bassi nello stesso punto, 3 singoli, ognuno nel suo punto, e 3 punti bassi nello stesso punto. E questo è l'ultimo punto dei 3. Ora togliamo il marcapunti, qui finisce praticamente l'angolo. Non è importante mettere il marcapunti, è che io mi segno dove ci sono i 3, finiscono i 3 punti bassi, diciamo l'aumento, me lo segno così mi viene molto più semplice. Adesso lavoriamo i punti bassi finché non arriviamo nell'altro marcapunti, lavoriamoli tutti. E qui c'è i 3 punti bassi sullo stesso punto, l'aumento, quindi il primo lo lavoriamo con un semplice punto basso singolo. E nel secondo, quello centrale dei 3, facciamo l'aumento, quindi 3 punti bassi sullo stesso punto. 1, 2 e 3, e il primo lo segniamo. Poi lavoriamo uno singolo, un altro, e un altro punto singolo. E qui siamo nell'aumento, quindi il primo già l'abbiamo lavorato e dobbiamo fare l'aumento nel punto basso centrale dell'aumento. Quindi facciamo 3 punti bassi sullo stesso punto. 1, 2 e 3. Perfetto. Rimane l'ultimo dei 3 da lavorare con un punto basso singolo e lo lavoriamo. Perfetto. Adesso chiudiamo il giro sempre allungando l'asola sull'uncinetto, andiamo sul primo punto del giro, agganciamo, portiamo dietro, usciamo l'uncinetto, centriamo il punto sottostante in questo modo, gettata, agganciamo quello che abbiamo lasciato, l'asola, e facciamo il primo punto basso in questo modo. Iniziamo l'ultimo
il quarto ed ultimo giro, quindi facciamo punti bassi finché non arriviamo al marcapunti. In questo giro che abbiamo ultimato, il terzo, ci sono 50 punti bassi, sono nel marcapunti, togliamo, e nel primo dei tre punti bassi nell'aumento facciamo un punto basso singolo. Da questo punto in poi non mettiamo più il marcapunti perché è l'ultimo giro e non ci serve. Quindi in quello centrale invece dei tre facciamo l'aumento, cioè 3 punti bassi sullo stesso punto, 2 e 3. Perfetto. Adesso dei tre ne è rimasto uno da lavorare con un punto singolo, e questo è il primo. Poi il secondo, sempre singolo, terzo, quarto e il quinto, che è il primo dei tre, perché dobbiamo lavorare il centrale punto basso, quindi il primo è punto basso singolo. E sono 5, 1, 2, 3, 4 e 5. In questo centrale facciamo 3 punti bassi sullo stesso punto, 1, 2 e 3. Qui sull'ultimo punto dei 3 facciamo un punto basso singolo. Ok, togliamo il marcapunti e facciamo punti bassi finché non arriviamo nell'altro marcapunti, così facciamo gli ultimi angoli e poi chiudiamo. Siamo sul marcapunti, togliamo, e il primo dei tre facciamo un punto basso singolo. In quello centrale dei tre facciamo l'aumento con 3 punti bassi sullo stesso punto, 1, 2 e 3. E nell'ultimo dei tre facciamo un punto basso singolo. Poi lavoriamo finché non arriviamo al prossimo angolo, e sono 2 punti bassi singoli, 3, 4 e 5, che è il primo dei 3 punti bassi nello stesso punto. Adesso c'è il punto centrale dei 3 dove dobbiamo lavorare i 3 punti bassi nello stesso punto, 2 e 3. Adesso c'è l'ultimo dei 3 da lavorare con un punto basso singolo, togliamo il marcapunti e lavoriamo anche questo, che è l'ultimo. Adesso siamo a fine quarto giro, dove abbiamo fatto 58 punti bassi. Adesso chiudiamo il lavoro, tagliamo, lasciamo il filo all'uncinetto e prendiamo un uncinetto 3,5 che è piccolino e chiudiamo in questo modo. Entriamo nel primo punto così del giro, vedete, così aggancio la codina e la porto dietro, poi entro qui sulla solina dell'ultimo punto, qui e così, vedete, sulla metà aggancio e porto dietro in questo modo, vedete, ed è perfettamente chiuso. Adesso vado a nascondere gli eccessi, li nascondo nella trama del lavoro
Vedete, con un uncinetto più piccolo vi viene molto semplice. Vi do le misure di questa piccola base, che misura 16, quasi 17 per 6 per 6 centimetri. Ok, adesso andiamo a fare un'altra base uguale, esattamente lo stesso lavoro che abbiamo fatto finora, e facciamo la doppia base, perché questa base così non è rigida, è abbastanza rigida per la borsa che voglio sviluppare io, quindi ho bisogno di una base un po' più rigida, quindi facciamo la doppia base e li uniamo. Quindi facciamo lo stesso lavoro e poi vediamo come unire le due basi. Ok, ho finito anche la seconda base, identica alla prima, non vi preoccupate se sono un po' sbilenche, perché man mano che lavoriamo si aggiustano. E qui ho la rete canvas e i due piedini. Quindi cosa ho fatto? Ho preso il pezzettino di canvas, l'ho modellata per com'è la base e adesso così diventa più rigida la base, cioè ho una bella struttura la base dove poter andare a lavorare. Ora vediamo come unirle, però nel frattempo prima inseriamo la canvas, la piccola rete, poi mettiamo i piedini nella base che va sotto giustamente e quindi li mettiamo in questo modo. Potete mettere così vi viene più semplice, le mollette in questo modo, ed entriamo i piedini così in questo modo, così li agganciamo alla rete, così, perfetto. Facciamo anche l'altra, così, cerchiamo di metterla più corretta possibile e mettiamo l'altro piedino, così prendiamo anche la rete in questo modo. E adesso apriamo queste astine, così si aggancia in questo modo, così. Adesso mettiamo l'altra base sopra in questo modo, li uniamo perfettamente e mettiamo la molletta così, e mettiamo qualche altra così e così. Ok, perfetto. Adesso andiamo a vedere come unirli con l'uncinetto. Ok, uniamo le due basi, iniziamo da qui, ho messo sempre 2 fili di raffia, qua siamo nell'angolo 1 2 3 e ne salto 2 e lo prendo in costa in questa base, nella prima base. Nella seconda qui c'è l'angolo e ne salto 2 e quindi entro qui in corrispondenza, però anziché prenderlo in costa come nella prima base, il punto lo prendo tutto. Vedete? Qui c'è solo in costa e qui tutto il punto, in questo modo, così. Ora agganciamo la raffia in questo modo, così, e lo lavoriamo il primo punto, mettiamo questi sopra,
gli eccessi e ci agganciamo con il primo punto, rientriamo sempre in costa e nell'altra base tutto il punto e facciamo il primo punto basso in questo modo. Adesso punto per punto lavoreremo allo stesso modo. In questa base prendiamo in costa e nell'altra base prendiamo tutto il punto. Attenzione a non saltare nessun punto, che devono essere 58 i punti bassi, per come è finito l'ultimo giro, che erano 58 punti bassi, quindi devono essere 58. Quindi in costa e il punto, e nascondiamo anche l'eccesso e lavoriamo il punto basso. Dobbiamo fare così per tutto il giro. Attenzione nelle curve, dobbiamo prendere tutto il punto, vedete? Ok, perfetto. Facciamo tutto il giro. Ho fatto tutto il giro, mancano gli ultimi due punti, quindi sono 56 punti bassi, 57 e 58. Adesso chiudiamo sempre allo stesso modo, così agganciamo e portiamo dietro l'asola e poi lavoriamo il primo punto centrato in questo modo, vedete? Cominceremo a salire il corpo borsa su questo giro che abbiamo fatto. Ecco qua il primo punto basso. Adesso si comincerà da qui ad alzare il corpo borsa. Vedete quanto è diritta adesso? È stabile la base, bellissima, perché con la rafe, essendo un materiale molto sottile, non viene una base solida e rigida, per cui ho preferito farla così, anche perché la borsa con i volà che dobbiamo andare a mettere verrà un po' pesante, quindi ha bisogno di una base stabile. Ok, iniziamo da qui a salire il corpo borsa facendo dei giri di punti bassi, poi vi dirò quanto ne faccio. Cominceremo a salire punto sopra punto, nessun aumento, sempre punto centrato, e chiudere il giro in questo modo, come abbiamo fatto fin dall'inizio. Chiudiamo il giro e ricominciamo il giro. Ok, cominceremo a lavorare su ogni punto basso, vedete, centrato, vi raccomando, e facciamo i punti bassi con calma, perché la rafe è molto delicata e quindi poi è lavorata con due fili, e quindi non è proprio scorrevolissimo il lavoro, bisogna lavorarlo piano piano. Poi sto utilizzando addirittura un uncinetto più piccolo, anche se consigliano il 4, dal 3,5 al 4,5. Io sto utilizzando il 4 con due fili, però, quindi è in maniera tale che i punti siano più rigidi e che tra un punto e l'altro, come di solito avviene quando si lavora con un filo soltanto, rimangono dei buchi tra un punto e l'altro, e questo non mi andava bene, quindi ho preferito lavorarlo in questo modo, in due fili e un uncinetto più piccolo del dovuto, doppia base, così viene una bella borsetta rigida. Quindi continueremo a lavorare su ogni punto così, e facciamo
tutto il giro, e questo è il secondo giro del corpo borsa. Vedete, comincia ad alzare. Ok, facciamo intanto 6 giri e poi vediamo come dobbiamo continuare. Eccomi al settimo giro. Non ho fatto 6 giri, ma ne ho fatti 7. 1 2 3 4 5 6 e 7. Il giro ancora non l'ho chiuso, perché a questo punto dobbiamo andare a inserire il volà. Quindi andiamo a vedere come si realizza il volà da inserire nel prossimo giro. Per eseguire il volà dobbiamo avviare le catenelle che abbiamo sul corpo borsa, che sono 58, quindi dobbiamo avviare 58 catenelle e li avviamo con l'uncinetto un po' più grande, 4,5. Quindi iniziamo col nodino in questo modo e facciamo 58 catenelle. Fatte le 58 catenelle, uniamo con un punto bassissimo le due estremità, quello d'inizio e quello della fine, nella prima catenella. Quindi entriamo così, mettiamo l'eccesso sopra e facciamo un punto bassissimo. A questo punto cambiamo uncinetto e prendiamo il numero 4 e lavoreremo col numero 4. Alziamoci con 2 catenelle in questo modo e cominciamo a lavorare su ogni catenella con una mezza maglia alta. Carichiamo il filo, andiamo sulla prossima catenella e facciamo una mezza maglia alta, e su tutte le catenelle lavoreremo mezza maglia alta per tutto il giro e ci vediamo a fine giro. Ho fatto 58 mezze maglie alte per tutto il giro. Adesso chiudiamo il giro nel primo punto qui con un punto bassissimo, in questo modo, così. Ci alziamo con 2 catenelle e rientriamo nello stesso punto qui. Qua ci sono le 2 catenelle ed entriamo qui facendo sempre no qui, vedete, ma prendendo tutto il punto così, e facciamo mezza maglia alta e quindi diventa un aumento. Le 2 catenelle con la mezza maglia alta diventano un aumento, sono quasi nello stesso punto. Adesso su ogni spazio che c'è tra una mezza maglia alta e l'altra dobbiamo fare una mezza maglia alta, così, in questo modo. Vedete, ne facciamo 4. Una, questo è l'aumento, questa è la prima mezza maglia alta, qui facciamo la seconda, vedete come lo prende il punto tutto. 2, 3 e 4. Nel prossimo punto, tra un punto e l'altro, facciamo un aumento, 1, e nello stesso punto un'altra mezza maglia alta, quindi diventa un aumento. La ripetizione per tutto il giro sarà un aumento, 4 mezze maglie alte singole e nuovamente un aumento e 4 mezze maglie alte singole, 1, 2, 3 e 4, e un aumento, 2 mezze maglie alte nello stesso punto, 1 e 2. Facciamolo per tutto il giro. Sono a fine giro, ho fatto la ripetizione di un aumento e 4 mezze maglie alte singole. Adesso ho fatto tutto il giro, adesso chiudiamo il giro nel primo punto, entriamo
e chiudiamo con un punto bassissimo. Alziamoci di 2 e rientriamo nello stesso punto dove abbiamo fatto, vedete, qui ho chiuso, rientriamo al centro dei due punti e facciamo mezza maglia alta e c'è l'aumento. Adesso facciamo 4 mezze maglie singole, 2, 3 e 4 e facciamo un aumento, 2 mezze maglie alte nello stesso punto e nuovamente 4 mezze maglie alte singole, 1, 2, 3 e 4 e un aumento, 1 e 2 nello stesso punto. Ok, la ripetizione sarà sempre uguale, è come il giro precedente, esattamente uguale, e comincia ad allargarsi il lavoro, vedete, va a allargarsi per risultare un volà. Poi alla fine faremo un 6 giri sempre uguali, compresi questi, in totale devono essere 6 giri, e poi alla fine faremo un giro di punti bassi senza aumenti. Da questo punto in poi gli altri 3 giri che andremo a fare saranno fatti sempre allo stesso modo, cioè si comincia con l'aumento per come abbiamo cominciato gli altri giri, e poi 4 mezze maglie alte e un aumento per 6 giri totali, quindi ne dobbiamo fare, a parte questo che sto facendo, un altro 3. Eccoci alla fine del sesto giro, vedete? 1, 2, 3, 4, 5 e 6, sempre con la stessa ripetizione che ho detto, un aumento e 4 mezze maglie alte singole, tutte fatte allo stesso modo, i giri sono. Ora chiudiamo nel primo punto con un punto bassissimo, ecco qua, facciamo una catenella e rientriamo nello stesso punto qui e facciamo un punto basso. Da questo punto in poi su ogni punto faremo un punto basso senza aumenti. Ho fatto tutto il giro di punti bassi, adesso tagliamo, usciamo il filo dall'uncinetto e andiamo a chiudere con la chiusura invisibile. Andiamo nell'ultimo punto che abbiamo fatto ed entriamo in costa così e nascondiamo. Perfetto, adesso nascondiamo gli eccessi. Ecco il volant finito, il primo, perché ne dobbiamo fare in totale 3, perché per la borsetta ce ne occorrono 3. Vi do anche la misura. Misura 6 centimetri. Ok, facciamo gli altri 2. Ok, adesso che abbiamo finito il volant, qua c'è le chiusure e le mettiamo nel corpo borsa lateralmente, così, in questo modo, e mettiamo una pinzetta così sta fermo in questo modo, e anche da questo lato entriamo così
vedete? Ok, lo mettiamo perfettamente nel bordo, il volant, così mettiamo qualche altra pinzetta, mettiamo qua, qua, così non si muove e possiamo lavorare con più facilità. Qui c'è l'ultimo punto della borsa, del corpo borsa, vedete? E iniziamo. Adesso con l'uncinetto sono entrata nell'asola che avevamo sul corpo borsa, vedete la fine, l'ultimo punto, così in questo modo alziamo un po' sull'uncinetto l'asola e andiamo sul primo punto, agganciamo in questo modo e portiamo dietro, così. Adesso entriamo in un punto del volant, entriamo sul corpo borsa e agganciamo le asole, vedete? Abbiamo il volant e le due asole del corpo borsa ed usciamo il primo punto basso. In questo modo ci siamo agganciati, vedete? Adesso entriamo nel secondo, vedete? Qui, e facciamo così, uniamo ogni punto del volant con ogni punto della borsa, del corpo borsa, 1 e 2, e facciamo il punto basso, così, vedete? Volant e corpo borsa. Togliamo la pinzetta, la mettiamo qui, volant e corpo borsa, non saltiamo nessun punto, quindi in totale devono essere 58 a fine giro. Ecco qua, e facciamo tutto il giro. Ho fatto tutto il giro, mancano soltanto 2 punti, 1 e 2, perfetto. Adesso allunghiamo l'asola e facciamo la chiusura, quella che abbiamo fatto finora. Agganciamo, portiamo dietro, accorciamo un po', entriamo nel punto qui al centro, agganciamo il filo, la solina e usciamo il primo punto basso, vedete? E lavoreremo così punti bassi per tutto il giro e per 5 giri totali. Quindi questo è il primo giro, questo è il secondo giro che è iniziato adesso. In totale devono essere 5 giri. Ho completato i 5 giri di punti bassi, 1, 2, 3, 4 e 5, e non ho chiuso il giro, l'ho lasciato così. Ora mettiamo la rocchetta di filato al centro della borsetta, così possa entrare il volant, e lo mettiamo sempre allo stesso modo. Ok, lo mettiamo così, mettiamo le solite pinzette, così sta fermo, non si muove nulla. E una qui, così non abbiamo problemi. Ok, adesso facciamo così, iniziamo il giro come abbiamo fatto nel volant precedente.
allunghiamo l'asola, entriamo nel primo punto del corpo borsa, agganciamo l'asola e portiamo dietro in questo modo. Adesso entriamo nel punto qui, che è questo, ed entriamo forse uno dietro qui, così entriamo, agganciamo sia l'asola del volà che le asole del corpo borsa e facciamo il primo punto. Usciamo e facciamo il primo punto basso, così, in questo modo. Adesso andiamo nel secondo punto, che è questo. Entriamo in tutto il punto e facciamo il secondo punto basso e andiamo avanti per ogni punto, prendendo tutte e due, sia il volà che il punto del corpo borsa, li uniamo con i punti bassi in questo modo. Vedete? Ho fatto tutto il giro, abbiamo agganciato il secondo volà, alziamo l'asola e chiudiamo il giro sempre allo stesso modo. Portiamo indietro e lavoriamo centrati. Usciamo, agganciamo la solina e facciamo il primo punto basso e poi il secondo e così via su ogni punto. Ok, facciamo tutto il giro. Questo è il secondo giro perché il primo è quello con cui abbiamo agganciato il volà e ne facciamo in totale 5. Ecco, sono alla fine del quinto giro. 1, 2, 3, 4 e 5. Dobbiamo andare a mettere il terzo ed ultimo volà. Lo mettiamo come abbiamo messo gli altri due. Il terzo volà lo abbiamo applicato. Bellissima. Adesso a questo punto possiamo anche foderarla se volete, anche così va bene. Io ad esempio la andrò a foderare perché oltre questo passaggio, dopo questo passaggio non si può più foderare. Quindi se volete, ripeto, volete foderarla, questo è il momento giusto per farlo. Quindi dovete prendere la misura della base, prendete la stoffa, prendete le misure sia della base che dell'altezza, la misurate dall'interno e fate la fodera e poi la andremo a cucire su questo punto, su questo giro. Ecco qua, ho messo la fodera, l'ho cucita nei laterali, ho fatto gli angoli, come vedete. Adesso dobbiamo andare solo a cucire, andiamo a cucire tutto il bordo. Adesso che abbiamo finito di foderare, facciamo 4 giri di punti bassi. Il primo già c'è, quello con cui abbiamo inserito il volà, quindi ne dobbiamo fare altri 3 giri. Sempre punto centrato. Sono a fine quarto giro, 1, 2, 3 e 4. Adesso tagliamo. Lasciamo il filo e chiudiamo nel primo punto, qui.
perfetto. Adesso andiamo a nascondere gli eccessi nella trama del lavoro. Ok, abbiamo concluso il corpo borsa, abbiamo chiuso il giro, l'ultimo giro. Adesso dobbiamo dividere a metà ed inserire la chiusura a scatto. Vedete che qui ci sono i ganci per mettere la tracolla, quindi devono andare all'insù, cioè nella parte superiore. Entriamo la molla che è perfetta in questo modo. Ok, adesso dobbiamo andare a fare la parte, vi faccio vedere anche come si apre in questo modo, è perfetta. Dobbiamo fare la parte che copre la chiusura, quindi dobbiamo andarla a fare all'uncinetto. Però siccome ci sono questi ganci qua per la tracolla, questi li dobbiamo saltare, quindi che cosa dobbiamo fare? Mettiamo intanto una pinza qui e una pinza qui, così sta ferma in questo modo. Ok, e su questo lato lasciamo 4 punti, quindi 1 2, nel primo mettiamo il marcapunti, 1 2 3 e 4. Questa parte non la dobbiamo lavorare, questi 4 punti, perché servono perché se non lo possiamo lavorare tutto attorno, perché devono uscire questi, quindi questi 4 punti li dobbiamo lasciare vuoti, senza lavorati, e anche da questa parte. Quindi prendiamo sempre la misura e ne lasciamo 4, 1 2 3 e 4, quindi partiamo da qua, 1 2 3 e 4, e l'altro lo mettiamo qui. Ok, perfetto, sappiamo che dobbiamo lavorare da qui fino a qui. Adesso togliamo tutto perché dobbiamo lavorarci, quindi momentaneamente mettiamo la molla da parte, la chiusura da parte, e andiamo a lavorare da questo marcapunti a questo marcapunti. Prima facciamo un lato e poi facciamo l'altro lato, quindi prendiamo il filato e iniziamo da dove c'è il marcapunti, da qui. Quindi da dove iniziamo? Praticamente ne dobbiamo lasciare 4, ma in effetti sono 3, vedete, da marcapunto a marca, perché noi dobbiamo lavorare centrati, quindi lasciamo questi 3 e da dove c'è il marcapunti entriamo centrati nel punto qui e agganciamo il filo. Ci agganciamo con il primo punto, vedete? Qui c'è il marcapunti che adesso togliamo e lavoriamo sempre punto centrato. Lavoreremo, nel frattempo sto nascondendo gli eccessi e arriviamo fin qui dove c'è il marcapunti, nell'ultimo punto qui. Quindi lavoriamo tutta la riga. Ho lavorato tutta la riga, sono arrivata dove c'è il marcapunti, vedete, in questo punto. Adesso giriamo il lavoro in questo modo e il filo lo mettiamo così, lo giriamo in questo modo, vedete il filo dov'è? Qui. Quindi allento un po' il punto che ho sull'uncinetto, il cappio, e comincio a lavorare dei punti bassissimi su ogni punto, vedete? Entro e faccio il punto bassissimo su ogni punto e lavoreremo così finché non arriviamo a fine riga. Ho fatto tutta la riga e questo è l'ultimo punto. Anche l'ultimissimo punto lo dobbiamo lavorare con un punto bassissimo.
Adesso facciamo una catenella e giriamo così ed andiamo a lavorare il primo punto centrato, lo lavoriamo, quindi facciamo il primo punto, il secondo, fatelo piano piano perché è un po' più difficile visto che c'è il punto bassissimo sopra. Ok, e lavoreremo così finché non arriviamo nell'ultimo punto. Qui lavoriamolo centrato. Questa ripetizione, quando finiremo la riga, facciamo, giriamo, mettiamo il filo al contrario e facciamo il giro di punti bassissimi sopra ogni punto. Lo faremo da questo lato e faremo così per 5 giri totali. Quindi i giri così devono essere 5 perché uno, questo che abbiamo fatto, serve per girare, quindi si posizionerà sopra, e 4 che devono essere uguali a questi che abbiamo davanti, quindi devono corrispondere i giri. Quindi uno serve per girare e 4 giri servono per coprire la chiusura a scatto. Sono a fine quinto giro, 1, 2, 3, 4 e 5, ho tagliato e poi vado a nascondere l'eccesso nella trama del lavoro, qui. Tutto quello che abbiamo fatto per fare i 5 giri lo dobbiamo ripetere da questo punto, dopo il marcapunti nel primo punto, finché non arriviamo, facciamo tutta la riga e arriviamo nell'ultimo punto e ripetiamo tutto il lavoro che abbiamo fatto, i 5 giri, e poi vediamo come andare a mettere la chiusura a scatto e vedere come unire così i due lembi in questo modo. Quindi andiamo a ripetere quello che abbiamo fatto da questo lato. Vi raccomando una cosa: se dovete mettere l'etichetta nel bordo, fatelo prima di mettere la chiusura, quindi vedete dove voi la volete mettere, la vostra etichetta personalizzata, la potete mettere anche qua volendo, però se avete intenzione di metterla qui sul bordo è meglio metterla prima che inserite la chiusura a scatto. Ho concluso anche i 5 giri da questo lato, vedete, in questo modo. Ho messo l'etichetta prima, la mia etichetta personalizzata, e adesso inseriamo la chiusura in questo modo. Ok, mettiamo la centrale così ed abbassiamo il lavoro così dal primo lato, vedete, faccio uscire i ganci della tracolla e mettiamo soltanto una pinza qui, così sta tutto fermo. Questo lo lasciamo alzato perché ci viene meglio a lavorare. Ok, adesso prendiamo la rafia, sempre 2 fili e l'uncinetto numero 4 e andiamo ad unire questa parte con quest'altra parte nel bordo, in questo bordo dai 3 punti liberi. Il primo è questo, vedete, 1, 2 e 3, e inizio dal primo, entro e vado a finire qua dentro, vedete, aggancio la rafia che ho messo nel dito ed esco il primo punto, il cappietto, entro nel secondo ed esco da questo lato, qui dietro,
abbiamo la rafia, la incrociamo così non si sfila e facciamo il primo punto bassissimo, vedete? Andiamo nel secondo, agganciamo la rafia dietro e facciamo punti bassissimi. Questo è il terzo. Adesso dobbiamo agganciare anche l'altro bordo, quindi entriamo e prendiamo il primo punto che c'è qua dietro. Vi faccio vedere meglio se posso. Ok, mi metto bene a lavorare, aggancio nel primo punto, vedete? Ho agganciato il primo punto e lavoro il punto bassissimo, vado nel secondo, aggancio nel secondo punto, entro, vedete, nel secondo punto e faccio punti bassissimi. I punti devono essere presi in corrispondenza sia da questo lato che dall'altro lato. Dobbiamo fare attenzione a non saltare nessun punto. Ok, dobbiamo guardare ogni volta dietro se abbiamo preso il punto giusto e corretto. Ok, e verrà così, vedete? E facciamo tutto il giro finché non arriviamo qui. Poi arrivati qui ci rivediamo e vediamo come continuare. Siamo nell'ultimo punto, ho fatto tutto il giro, tagliamo, usciamo il filo e con un ago passiamo le codine da questo lato, dall'ultimo punto, e le nascondiamo nella trama del lavoro. Abbiamo completato tutto, ho nascosto gli eccessi, come vedete è una meraviglia, sembra una bambolina. Chiudiamo, rimane ovviamente un po' di spazio, ma se volete prima di mettere la chiusura a scatto potete inserire un bottoncino a calamita, così rimane completamente totalmente chiusa, ma non ha importanza questo piccolo spazio perché è lo spessore del filato. Adesso andiamo a realizzare la tracolla. Inizierò la tracolla dall'estensione. Come vedete c'è un moschettone da un lato e un moschettone dall'altro lato. Già Hobby Perline li vende così e li potete trovare già così. Quindi lavorerò la tracolla su un solo moschettone perché l'altro servirà ad agganciarmi alla borsa qui. Quindi inizierò a lavorare solo da un moschettone e faremo la tracolla a punto termico, che è bellissima, molto semplice ma d'effetto. Ok, vediamo come cominciare. Un solo filo di rafia e uncinetto numero 4 ed estensione. Entriamo l'uncinetto sul moschettone e agganciamo la rafia in questo modo e facciamo il primo punto per agganciarci. Adesso dentro il moschettone facciamo 5 punti bassi, 1 2 3 4 e 5. Tiriamo la codina così si allinea il lavoro
in questo modo e facciamo una catenella e giriamo e facciamo su ogni punto 1 2 3 4 e 5, facciamo un punto basso, 1 2, preso in costa, scusate non l'ho detto, preso in costa, 3, dobbiamo prendere solo la metà del punto, 3 4 e 5 che è qui. Adesso facciamo una catenella e non giriamo perché entriamo nel primo punto del giro che abbiamo concluso e nella mezza, perché li prendiamo in costa, sempre in costa li prendiamo i punti, quindi la prima costa è questa e la seconda del giro precedente, quindi sull'uncinetto abbiamo 3 asole, ne usciamo 2 e facciamo il punto basso, quindi rientriamo qui e nel secondo punto che è questo, vedete, in costa, usciamo e facciamo un punto basso nel prossimo punto che è questo e facciamo un punto basso e sono 3 4 e 5 che è un po' nascosto, vedete il primo e il secondo che è qui. Sull'ultimo punto dovete fare un po' di attenzione perché il punto del secondo giro è un po' nascosto come vedete, quindi dobbiamo fare attenzione. Questo è il giro precedente e questo è quello precedente a quello, proprio il primo giro, quindi usciamo e facciamo il punto basso, facciamo una catenella, ad ogni giro facciamo una catenella e lavoriamo in costa nuovamente, si ripete asola, in costa il giro precedente e in costa anche l'altro, vedete, e usciamo il punto basso, ok, il secondo in questo modo, 3, sono sempre 5, 4 e l'ultimo punto lo dobbiamo attenzionare perché è questo, vedete che è nascosto, 1 e 2 e usciamo il punto basso, catenella, fatelo un po' più stretta perché con la raffia tende ad aprirsi il punto, quindi lavoriamo in costa e in costa e usciamo il primo punto basso, costa e costa, ok, la ripetizione sarà sempre uguale, vedete, ultimo punto un po' nascosto, ok, continueremo con questa ripetizione finché non arriviamo alla misura desiderata. Questi sono 15 centimetri, questi qua, quindi io farò la tracolla in essere solo la tracolla all'uncinetto di 70 centimetri più 30 sono un metro perché 15 e 15 dall'altro lato di estensione, quindi un metro tutta la tracolla, ok, quindi 70 centimetri solo quella lavorata all'uncinetto. Va bene, continuiamo a salire il lavoro finché non voi la potete fare anche più corta, più lunga, come volete. Io la farò 70 centimetri
Ok, ci vediamo alla fine. Io sono arrivata alla mia misura, 70 centimetri. Adesso chiudiamo. Come chiudiamo? Chiudiamo in questo modo. E allora prendiamo l'altra estensione, la mettiamo qui con il cappietto a sinistra, giriamo in questo modo e siamo col cappietto a destra. Ok, entriamo nel primo punto in costa e nel secondo in costa, entriamo anche nel moschettone e facciamo il primo punto basso, poi andiamo nel secondo in costa e prendiamo in costa anche questo, entriamo nel moschettone, gettata e punto basso, e lo facciamo per tutti i punti che sono 5, 3, 4 e 5. Ok, adesso sistemiamo e giriamo e vediamo il risultato. Eccolo. Adesso tagliamo, sfiliamo l'uncinetto e poi con un ago andiamo a nascondere l'eccesso nella trama del lavoro, così non si vedrà più nulla. È perfetto, vedete, sono chiusi allo stesso modo. La nostra tracolla è pronta per essere inserita nella borsetta. Perfetta. Vi do alcune misure, quindi la tracolla è 1 metro con tutti gli estensori, poi larghezza è 20 centimetri, l'altezza è 16, ve lo dico perché con i volà non è perfetta, però è 16 centimetri, poi il fondo è 16 per 6. Eccoci arrivate alla fine e spero che il video tutorial vi sia piaciuto. Tutti i materiali vi ricordo che li potete acquistare sul sito Hobby Perline. La raffia è straordinaria, perché succede con la raffia magari di strapparsi, rovinarsi anche se sbagli un passaggio e devi scucire e rifarlo di nuovo. Invece con questa raffia non succede, è resistente però allo stesso tempo morbida e setosa, facile da lavorare. Spero che il video tutorial vi sia piaciuto, mettete un like, un commento, fatemi sapere cosa ne pensate del progetto che abbiamo realizzato assieme. Spero che sia stato facile, iscrivetevi al mio canale e vi aspetto al prossimo video tutorial. Ciao ciao!